Ciao amici, è arrivato il momento di denunciarmi. Sì, accorrete, non so che altro dire. Avete visto il video, no? Cioè, evidentemente ho volato in non VLOS. Cioè, era evidente, ho fatto andare il drone all'indietro e ad un certo punto ho abbassato gli occhi sul display, quindi sono entrato in una modalità FPV. Ma l'osservatore che stava accanto a me, innanzitutto non lo conosco, ma poi che faceva? Guardava me invece di guardare il drone perché io stavo osservando in modalità FPV e quindi chi teneva gli occhi sul drone? E poi ho interposto un muro tra me e il drone, l'avete visto tutti, no? Cioè c'è un muro, quindi io non posso mai sapere che cosa c'è dall'altra parte del muro e se ci fosse una scolaresca, qualcuno dietro, oddio, e poi che altro ho fatto? Ho fatto girare il drone, ho continuato a far volare il drone dietro un muro, quindi io tra l'altro probabilmente avevo anche perso l'orientamento perché prima stavo guardando il display, dove era sto drone? Quanto è distante da me? Ma secondo me non lo riuscivo a vedere ad occhio nudo. Aiutatemi a capire, che significa VLOS? Fin dove ci dobbiamo spingere con l'interpretazione di questa parola? Ebbene, io lo so che Maurizio Panicara e Danilo Scarato adesso staranno sorridendo. Io su questo canale non volevo mai portare qualcosa che non fosse prettamente tecnico, ma ahimè sono stato costretto. Sono stato costretto perché avevo intavolato questa discussione su un gruppo Facebook sul quale però non è possibile parlare apertamente, perché se va in contrasto con ciò che pensa l'amministratore o gli amministratori, vieni deriso. Ma ero amministratore anche io? Strano, ma non sarà mica che l'amministratore capo è lo stesso che in un altro gruppo mi aveva mandato via perché avevo usato dire che le antenne dell'RCN1, quelle che si usano, quelle del radiocontroller, del Mini 2 o del Mini 3, insomma, hanno delle antenne bibanda e invece lui aveva detto che erano delle antenne una a 2 GHz e 4 e una a 5,8 e io per questo sono stato mandato via. No, vabbè, non fa niente, lasciamo stare, lo sappiamo tutti che non è facile parlare sui gruppi Facebook apertamente senza essere o cacciati o derisi. Vabbè, comunque è per questo che ho dovuto portare questo mio dubbio lecito sul significato della parola VLOS. Non ovviamente il significato, cioè la traduzione della parola inglese in italiano, ma che cosa effettivamente ognuno di noi pensa, ognuno di noi operatore pensa che significhi la parola VLOS. Ebbene, su questo gruppo io ho preso, estrapolato il significato da ciò che dice EASA, e poi ho cercato anche ciò che dice ENAC, ma sono sorte delle discussioni. Dai, lo so che adesso mi creerò degli haters, anzi saluto il mio caro hater che ogni volta mi mette il policetto giù, ogni volta che faccio uscire un video e talvolta mi sento male se non vedo quel policetto in giù. Anzi, ti voglio ricordare che c'è qualche video che hai saltato. Ora ci avrai tanti amici dopo questo video che ho fatto io, che sto facendo in questo momento. Analizziamo le parole che dice EASA e poi chiedo a tutti voi di scrivere nei commenti il significato che ognuno dà alla parola VLOS. Vedrete, perché leggeteli tutti, che ognuno dà un significato differente. Voglio aggiungere che questi dubbi sono sempre più leciti
soprattutto perché adesso la DJI ha fatto uscire, ha messo in commercio il suo drone DJI Avata e tantissime persone stanno iniziando a comprarlo per poter volare in FPV, ma tutti si chiedono: ma volare in FPV è lecito? Come devo fare? Ci deve essere l'operatore dove deve stare? Deve stare vicino a me? Ma io posso passare dietro ad un albero, dietro a un muretto? Che succede se qualcuno mi vede e il drone è lì, dietro a quel muretto, e io in realtà non lo sto guardando, ma neanche l'operatore lo riesce a vedere perché è accanto a me? Quando è VLOS? Quando è che posso volare in FPV? Tutte queste domande si racchiudono appunto in questo dubbio: che significa VLOS? Ed eccoci, questo è il post che ho fatto sul gruppo. Mi devo sbrigare a fare il video perché sicuramente verrò escluso in 3, 2, 1, escluso appena il video uscirà online. Dunque, avevo scritto appunto che significa VLOS. In questo post mi piacerebbe racchiudere tutti i pensieri su questa parola. Cercando sul sito EASA ho trovato alcuni spunti. Ho trovato un vecchio documento che giustamente Danilo mi ha fatto osservare, mi ha osservato, in cui era specificata una distanza under direct visual line of sight, quindi appunto VLOS, 2.500 metri. Questa distanza è poi sparita nelle spiegazioni web sul sito EASA. E c'è anche un motivo: perché sarebbe stata troppo restrittiva questa distanza. Ci possono essere delle condizioni in cui si riesce a vedere il drone ben più lontano. Questa spiegazione quindi è diventata Visual Line of Sight Operation, appunto VLOS, significa un tipo di operazione effettuata con l'UAS in cui il pilota continua riesce a mantenere in modo continuo il contatto visivo con il drone, permettendogli di controllare il volo in relazione con altri aerei, con altre aeromobili, persone o ostacoli, in modo appunto da evitare delle collisioni. Quindi significa che il pilota deve essere in grado di vedere il suo drone e di comandarlo quando si accorge che ci possono essere dei problemi, quindi delle collisioni con altri aerei, altri droni, persone o ostacoli. Non ho trovato delle spiegazioni che indicano le dimensioni che deve avere il drone nel cielo o quali particolari del drone si devono discernere, perché poi nella discussione, e ve ne accorgerete anche man mano che farete i commenti, molti hanno detto: ma si deve vedere il drone, si deve vedere abbastanza bene da poter discernere la poppa e la prua, perché io devo sapere come muovere il drone per allontanarmi dall'ostacolo. E quindi significa che lo devo vedere molto bene, ma questo è vero? È scritto nelle regole ASA? In realtà non c'è scritto, e quindi è un'altra interpretazione. Andiamo avanti. VLOS Range, questo sempre sul sito web di EASA, c'è scritto la massima distanza a cui il pilota a cui il pilota vedrà il drone deve dipendere dalle dimensioni del drone, dalle caratteristiche ambientali dell'area, così come per esempio la visibilità, la presenza di altri ostacoli e altro. E quindi che significa? Significa che lo posso mandare così lontano fino a che vedrò un puntino o fino a che la visibilità me lo permette? Non si riesce a comprendere, perché se la visibilità mi permette, ho 50 km di visibilità e probabilmente il cielo è abbastanza terso, oppure il drone si riesce a vedere perché dietro a lui c'è una visione tale, un cielo tale da permettermi di continuare a vederlo, quindi lo posso portare abbastanza lontano? Non è specificato. B continua a dire: il pilota remoto,
quindi il pilota, deve tenere il suo drone ad una distanza tale da poterlo vedere, quindi able to clearly see it, da poterlo vedere, e evaluate, cioè dargli la possibilità di valutare le distanze con altri ostacoli. Se l'operazione, quindi di volo, ha luogo in un'area dove non ci sono ostacoli e il pilota remoto ha una visibilità non ostruita dell'orizzonte, il drone può essere fatto volare ad una distanza tale da farlo rimanere chiaramente visibile. Che significa? Cioè, che significa chiaramente visibile? Chiaramente in che senso? Cioè, che lo devo vedere, ma lo devo vedere come? Non si sa. Se ci sono ostacoli, la distanza deve essere ovviamente ridotta affinché il pilota possa, come sempre, essere capace di verificare le distanze relative tra il drone e gli ostacoli. Quindi io devo saper discernere le distanze che ci sono fra i vari ostacoli che troverò nel cielo. Inoltre, attenzione, deve essere tenuto abbastanza basso anche coperto da ostacoli, quindi attenzione, abbastanza basso, anche shielded by obstacle, quindi coperto da ostacoli, perché gli aerei su cui vola, su cui c'è una persona, i manned, normalmente volano più alti degli ostacoli. Quindi che cosa sta a significare? Sta a significare che questo drone può volare intorno a degli oggetti che sono tipo muri, che sono palazzi, e tenersi più basso di loro perché tanto gli aerei comandati da persone volano sicuramente più alti di questi palazzi. E quindi io ho detto, ma chiaramente visibile non è un termine scientifico che identifica delle dimensioni o particolari da discernere del drone. L'importante è che il drone possa verificare le distanze, quindi evaluate le distanze con altri ostacoli. Poi ho trovato un documento dell'ENAC, quindi dell'ente italiano, non so a quando risale, in cui specifica altre informazioni. Visual line of sight sono operazioni a distanze, entrambi orizzontali e verticali, in cui il pilota rimane in continuo, attenzione, continuo contatto visuale con il proprio drone. Continuo, quindi significa without the aid of tools, quindi senza oggetti, senza strumenti che possano aumentare la visuale, e quindi deve essere capace di controllare direttamente il drone per permettergli di avere la giusta separazione con ostacoli. Quindi significa che io lo devo vedere continuamente, non posso abbassare gli occhi e guardare il mio display? E allora stiamo utilizzando un aereo radiocomandato a questo punto, un drone radiocomandato senza il display. Che ce l'hanno dato a fare questo display se io devo continuare a guardare? Quanti di voi fanno le riprese con il drone guardando solo il drone? Ma dai, nessuno, è impossibile, perché non riesce ad avere delle riprese fluide, non sai che sta guardando la camera in quel momento. Niente, andiamo avanti. Uno dice, c'è una postilla, le distanze a cui le operazioni devono essere considerate VLOS sono soggette alle capacità del pilota di tenere le condizioni, di mantenere le condizioni tali, in termini di posizione, altitudine e velocità, da non andare incontro ad ostacoli. E questo mi fa pensare, quindi significa che se qualcuno va a sbattere ad un albero mentre faceva volare il proprio drone, non è stato capace di tenere il VLOS perché
non è stato capace di mantenere quelle condizioni tali in termini di posizione, altitudine e velocità da non andare a sbattere all'albero. E quindi che stava volando in non VLOS? Mm, perché non ha saputo conoscere le proprie capacità di volo, subject to the capability of the pilot to be aware. Quindi significa che ha sovrastimato le sue capacità e si è avvicinato ad un ostacolo tanto da andarli addirittura a sbattere e quindi era fuori dal VLOS. E veramente non riesco a capire il significato del VLOS. Ora, non vado avanti con tutto il resto, ve lo lascio qui in modo che voi possiate leggere quello che altro ho scritto e ovviamente ci sono stati tantissimi commenti ed è questo il motivo per cui io sono stato allontanato nelle veci di amministratore perché non si era d'accordo sul significato del VLOS. Non si è d'accordo. Ora sfido chiunque a darmi una spiegazione univoca sul significato del VLOS. Vabbè, adesso basta e non voglio più rompervi le scatole, se no veramente mi fate cacciare da YouTube se continuo a rompere le scatole con queste mie domande. Ora tocca a voi. Scrivete che cosa pensate di questo VLOS, che significa volare in VLOS con l'FPV, tutto ciò che vi viene in mente. Facciamo una raccolta su questo video di tutte le informazioni, basta che non vi arrabbiate, mi raccomando, guaglione, buono buono, calma calma, come si dice a Bari. Ciao a tutti quanti.